Capitolo ottavo. Parte 35. La Pentecoste del nome, il Calvario. Coscienza del Cristo. Gesù ha un progetto, si dirige verso un punto preciso della storia, ha una lucida idea sullo scopo della sua tenda piantata fra noi. Dopo il Renan, anche qualche cattolico, con l'autorevolezza di cui hanno sempre goduto coloro che riescono a trasformare incidenti personali in problemi universali, non soltanto si è chiesto fino a che punto il Cristo avesse la consapevolezza d'essere il Messia di Yahweh, ma se persino sulla croce avesse pensato d'esserlo. Non è nostro compito darci all'ippica, controbattendo e battagliando. Fa sempre impressione una certa locuzione del Vangelo di Giovanni, ricorrente sotto varie forme, al punto da passare per intesa e per lo più ritenuta un convenzionale modo teologico d'esprimersi. Gesù la usa quando vuol dire perché e in che modo egli si trovi in questo mondo. La mia testimonianza è vera perché io so da dove vengo e dove vado. Giovanni 8,14. Oppure, io per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Giovanni 18,37. La frase ruota attorno alla coscienza che ogni uomo ha di ritrovarsi in questo mondo non soltanto senza essere stato consultato, ma nemmeno avvertito. Una condizione che poi fa scrivere con autorità letteraria, che non manca d'essere ammirata dagli addetti. Invecchio, declino, discendo, Rammollisco, rincitrullisco. perdendo bava da un angolo della bocca, con la lingua penzoloni, arriverò finalmente in porto? Pur non apprezzando le intenzioni d'arte, tuttavia sono parole davanti alle quali anche l'uomo di successo o, se vogliamo, l'uomo del destino non è che un piccolo impiegato della storia. Ma alla coscienza umana tali domande si affacciano, specie a una certa età, e l'uomo che si interroga è un uomo che soffre. Al riguardo, la coscienza del Cristo degli Evangeli splende d'una luce per la quale chi la osserva contempla la luce stessa del Tabor. Nelle citate parole del Cristo traspare quanto ci manca: Gesù ha la netta coscienza d'essere venuto, non caduto nel mondo. Ci troviamo davanti a un'esaltante esperienza, purché osserviamo con grande attenzione la persona che le dice: io so donde vengo e dove vado. Se le cose stanno così, come gli crediamo sulla parola, allora dentro quest'uomo vi è la luce. Per un caso di minor mole osservava a conti fatti il Manzoni, ma pensando che quelle cose erano dette da uno che poi le faceva, tiriamo avanti con coraggio. Senza dubbio, per quanto consta dagli Evangeli, la coscienza messianica del Cristo era intimamente legata al Padre. Venendo nel mondo egli ha dato una carne al nome, per glorificarlo sulla via che il Padre aveva scelto, una via che Gesù conosce bene per il semplice fatto che gli afferma di impersonarla. Lo sono la via, dice in Giovanni 14,6. Quale sia stato l'itinerario percorso dal nome, lo siamo venuti dicendo. Quale traguardo di gloria perseguisse, lo diciamo subito, è il Calvario, del quale la passione del nome era stata profezia e paradigma. Il massimo dolore. Prima di parlarne, però, dobbiamo soffermarci sul confronto dei termini entro cui ambedue le fasi della rivelazione si svolsero, poiché i cristiani, che fondano la loro fede sulla passione del Cristo, parrebbero non godere di una particolare disposizione mentale a partecipare alla passione del nome con l'intensità con cui contemplano quella del Cristo. La prova che crediamo assoluta in argomento ce l'ha dalla storia della mistica, la quale, pur avendo il genio di assorbire con abilità tutto ciò che simboleggia una dolente partecipazione alle prove dell'amore, su questo punto ci pare abbia taciuto del tutto. Iniziamo allora da ciò che rende sensibile il cristiano alle sofferenze del Calvario, e domandiamoci se la passione di Gesù non sia vista dalla comunità cristiana, e maggiormente in epoche più sensibili della nostra alla croce, soprattutto come un fatto fisico, atroce e da compiangere. Alcuni spiriti eletti, come ad esempio la beata Camilla Battista Varano e il cardinal Newman,
hanno preferito la contemplazione della passione morale del Cristo, centrata sul mistero dell'agonia del Getsemani, la quale, almeno nei due autori, include i dolori mentali previsti dal Cristo, ossia la somma dei peccati e delle angosce che vanno dal giorno del Calvario alle età future. Mentre dell'eredità veterotestamentaria sembrerebbe che il Cristo porti soltanto il giogo dell'espiazione. Ora, ogni espiazione comporta sofferenza, almeno come concetto generale, ma nel Cristo non ogni sofferenza è da attribuire a un debito d'espiazione. In questo secondo caso la sofferenza può nascere anche da un modo di vivere una condizione, che, qui, a noi sembra essere appunto quella in cui il Cristo ha trovato il nome nella storia della salvezza, incarnandone presenza e modi. Non per nulla, del resto, nell'inno alla croce della lettera ai Filippesi, Paolo dice che il Cristo è stato esaltato a gloria di Dio Padre, Filippesi 2,11. Ebbene, chi ci potrà dire se fra tutti i dolori mentali del Cristo, quello per il nome che aveva dal Padre non sia stato il più forte? Sappiamo bene, ad esempio, che essere disprezzati, schiacciati dalla calunnia, esecrati dall'opinione, costa molto di più che non un martirio fisico o un'offerta mistica. È una realtà umana. Se la sola fede che ama ha fatto della Vergine Maria la madre dei dolori, non sapremo mai che cosa sia accaduto nel cuore del Figlio di Dio per aver raccolto dalle strade del mondo, in esperienza diretta, cioè senza la mediazione della fede, il nome di cui egli era l'irradiazione della sua gloria e l'impronta della sua sostanza. Ebrei 1,3. Ebbene, chi ci potrà dire se fra tutti i dolori mentali del Cristo, quello per il nome che aveva dal Padre non sia stato il più forte? Sappiamo bene, ad esempio, che essere disprezzati, schiacciati dalla calunnia, esecrati dall'opinione, costa molto di più che non un martirio fisico o un'offerta mistica. È una realtà umana. Se la sola fede che ama ha fatto della Vergine Maria la madre dei dolori, non sapremo mai che cosa sia accaduto nel cuore del Figlio di Dio per aver raccolto dalle strade del mondo, in esperienza diretta, cioè senza la mediazione della fede, il nome di cui egli era l'irradiazione della sua gloria e l'impronta della sua sostanza. Ebrei 1,3. Sappiamo soltanto, narra il Vangelo, che Gesù sudò sangue e, inchiodato alla croce, morì molto in fretta. Il Cristo, l'angelo dove abitava il nome, Esodo 23,21, aveva necessariamente assunto in sé, non su di sé, quasi fosse stato un peccato, anche la condizione in cui il nome si era manifestato, quella stessa in cui per la lettura sinagogale dei profeti era cresciuto in dottrina e grazia. Egli non era venuto nel mondo per liberare il nome dallo stato temporale in cui l'amore e la fedeltà divina s'erano venute a trovare, conosce però che dovrà condurlo sino alla croce, per glorificarlo nella logica della salvezza annunziata dai profeti. Al Getsemani, dopo aver pregato per superare il contrasto con la sua natura d'uomo e manifestare la piena disponibilità a portare questo peso di gloria, è pronto a ubbidire all'antico amore nella forma della più terribile gloria, quella che il nome aveva fatto propria nella profezia del servo. Questa profezia il Cristo la rende visibile, ossia la reca al punto più alto della sua realtà mediante la croce. Egli ne la adempie e ne la interpreta. Quando gli Evangeli parlano di adempimento delle Scritture e intendono dimostrare la veracità della missione del Cristo, non la natura di questa missione, non a caso il testo di Luca. Nell'episodio del risorto che spiega le Scritture ai due di Emmaus, non dice che Gesù abbia indicato loro le Scritture che in lui si erano adempiute, ma che invece egli interpretò loro ciò che in tutte le Scritture lo riguardava, collegando strettamente le sofferenze della sua passione con la gloria che essa aveva reso manifesta e con la parola dei profeti che l'avevano creduta e annunziata. Luca 24,25-27. Vogliamo dire che il Cristo non è uno inviato dall'esterno della storia della salvezza, ma colui che già conferiva alle profezie il dinamismo della loro verità, di là da ogni previsto adempimento. La prova ce la danno i profeti, i quali si limitano all'annunzio, ma non con l'inerzia di chi, come Giona, si mette ad attenderne l'adempimento. Essi vedono l'adempimento nella parola che annunziano. Rarissime volte alludono all'adempimento inteso come prova temporale futura della veracità dei loro vaticini, al contrario, insistono con forza sulla vitalità attuale della parola. Che per i profeti la parola fosse già l'evento, lo dimostra il fatto, molto interessante, che essi in linea di principio non manifestano il desiderio di trovarsi spettatori delle realtà che annunziano,
Gesù riconosce loro il desiderio di vedere i tempi messianici, ma è un rimprovero che egli fa all'uditorio incredulo che ha davanti, mettendolo a confronto con quanti, re e profeti, hanno creduto e gioito di lui pur senza averlo visto. Quindi molto di più che non i profeti, e in un senso trascendente, questo abbandono assoluto alla parola doveva sperimentarlo Gesù, il quale dichiarerà che la parola volontatto era il suo pane, vale a dire la vita intima dell'essere suo, in definitiva il suo proprio nome, Giovanni 4,34. Io sono. È Giovanni che offre i migliori spunti di riflessione alla nostra ricerca. Nel suo Vangelo almeno 4 volte egli coglie il nome Yahweh, nella forma originale del libro dell'Esodo. Io sono. Sulla bocca di Gesù, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. 8,24. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. 8,28. In verità vi dico, prima che Abramo fosse io sono. 8,58. Affinché, quando sarà avvenuto, crediate che io sono. 13,19. Sappiamo già che questa espressione io sono, che alla terza persona del verbo è Yahweh uguale colui che è il nome con il quale sul Sinai Dio si rivela a Mosè come unico e trascendente. È il nome usato di preferenza dai profeti, è il nome che Giovanni si guarderebbe bene dal connotarlo come quello del Dio dell'Antico Testamento, come fanno molti cristiani, privando così la storia della salvezza della sua intima unità teologica. Questo evangelista, un poco alieno dal citare la lettera delle profezie, immerge il suo Vangelo nella teologia dell'Antico Testamento con numerosissimi riferimenti, simboli, allusioni, terminologie d'ambiente, come quelle dell'Esodo e dell'esilio, collegando la sua visione del Cristo con la storia viva della parola, nella quale egli identifica il Cristo Logos sin dall'inizio del suo Vangelo. Ebbene, in Giovanni il grande peccato che Gesù rimprovera ai suoi uditori è quello di non aver creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio, 3,18. Come parimenti nello stesso Vangelo si afferma che ai battezzati il Verbo Parola ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, 1,12. Se perciò Gesù dice, quando avrete innalzato, messo in croce, il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Questa era una formula con cui i profeti proclamavano la potenza divina, e che troviamo strettamente apparentata con quanto in Isaia viene detto del servo, colui che reca la salvezza mediante l'espiazione e che Yahweh ha scelto affinché voi conosciate e crediate a me, e comprendiate che io sono. Isaia 43,10. Dunque, il Cristo manifesterà il nome nella pienezza della sua gloria per mezzo della sua passione, poiché il nome abita in lui. Con questo intimo patrimonio Gesù entra nella gloria del Calvario, che egli chiama glorificazione del Padre, Giovanni 17,1, e insieme glorificazione del nome, Giovanni 12,28. Esaminiamo ora come l'Evangelo situi questa glorificazione, senza tralasciare tuttavia una preziosa nota sulla rivelazione del nome, offertaci dall'Evangelista Giovanni intorno alle circostanze in cui Gesù manifesta la sua identità agli sgherri venuti ad arrestarlo al Getsemani, Giovanni 18,18. Le corrispondenze con la rivelazione del nome fatta a Mosè sul Sinai, Esodo 3, non sono casuali. Allora a Mosè si fa divieto d'accostarsi al roveto ardente e gli si ingiunge di togliersi i sandali perché la teofania rende santo il luogo. Nel Getsemani i soldati si accostano a Gesù per catturarlo, ma non appena egli pronunzia, sono io, essi compiono per forza superiore quanto a Mosè era stato detto di fare. Non avvicinarti! Che le guardie stramazzino a terra è un indice della santità del luogo dove il nome si rivela. Subito dopo, Gesù comanda di lasciar liberi gli apostoli, come quando Mosè va a intimare al faraone, in nome di Yahweh, di lasciar partire il suo popolo. Fu allora, però, che al suono di quel nome il faraone chiese, chi è Yahweh perché io debba ubbidire alla sua voce? Ed è una situazione identica a quella in cui Gesù, che si era identificato con il nome, viene ribattuto dai dottori della legge. Tu chi sei? In un atteggiamento di identica sfida. Esodo 5,12, Giovanni 8,24 seguenti.
Rivelazione del Tempio. Va detto subito che Gesù guarda alla sua passione come a una demolizione dell'antico Tempio sul Sion in vista d'una ricostruzione che esclude ogni intervento umano. Distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Egli parlava del Tempio del suo corpo, annota Giovanni, e tale è l'importanza che annette alla dichiarazione di Gesù, che egli, a differenza degli altri evangelisti, pone il relativo episodio all'inizio del ministero del Cristo a Gerusalemme. Vedi Giovanni 2,18-22. Questo fatto situa, di per sé, la passione di Gesù nel quadro della o passione del nome all'epoca dell'esilio, quando il luogo della dimora venne distrutto dalle nazioni pagane. Più importante ancora il senso implicito che questa dichiarazione contiene, e cioè, Gesù viene a dire che egli è, nel suo corpo, il luogo della presenza del nome, la tenda della dimora di Yahweh fra gli uomini. Lasciamo ora da parte quanto già sappiamo e sediamoci invece un momento sotto la nube che il giorno di Yahweh spande sul Calvario, per ascoltare, fissando il crocifisso, quel che vogliono dire coloro che ebbero la non invidiabile sorte di vedere dove fosse finita la paroletta detta in tempo di salute e di potente tumulto, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Giovanni 8,28. I passanti, che ricordano questo e altro, gli dicono: o tu, che distruggi il Tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Marco 15,29-30. Ingoiamo lentamente il boccone, senza sputarlo contro coloro che hanno ribrezzo di questa gloria capovolta. Aspettiamo che ci giunga nello stomaco dell'anima, che Sant'Agostino identifica nella memoria, e poi, se poi ci levassimo su per elogiare quel crocifisso, si vede che la nostra contemplazione ha sbagliato crocifisso. Manca Maria. Vogliamo dire che anche questa volta non abbiamo ammesso che, davanti al mezzodì della gloria del nome, chi crede davvero guarda in silenzio, come lei. Davanti alla gloria della croce avevano taciuto anche i profeti, già da qualche secolo. Purtroppo, lo scandalo della croce non è più la grande malattia del cristiano. Al silenzio e al pianto dei santi e dei mistici è sopravvenuta l'epoca della tecnica teologica, da buoni autori, continuamente in foglie, come certi sempreverdi. Cosa invece pensasse Gesù del suo nome durante quelle 3 ore, ce lo dice di persona. Narra Marco: venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, sino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Dio mio, perché mi hai abbandonato? 15,33, la sera innanzi, avviandosi al Getsemani, Gesù fra l'altro aveva pregato così: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo, affinché il figlio glorifichi te. Glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Giovanni 17,1.5. 4 giorni innanzi, sulla spianata del Tempio, in un momento molto simile a quello dell'agonia al Getsemani, aveva esclamato alludendo all'imminente passione: Padre, glorifica il tuo nome. Giovanni 12,28. Dopo quanto siamo venuti dicendo, possiamo farci almeno un'idea delle realtà in atto: nome, gloria, croce, rifiuto, abbandono, morte, confessione del soldato. In quest'area nessuno potrà mai dire dove si aggira, né chi specula né chi guarda senza vedere. Sul Calvario, in queste ore di buio, potrebbero stare soltanto i grandi peccatori, coloro che vedono di notte, i grandi credenti del silenzio, i pagani che non sanno. Coloro invece che hanno intravisto qualche luce, inciampano nelle tenebre, si allontanano e scuotono il capo. Nel racconto del Calvario i sinottici, dopo che a Gesù, prestano grande attenzione al centurione romano, personaggio senza fede e senza misericordia. È lui che ha presieduto all'esecuzione, ma per lui e i suoi soldati Gesù si è riservato una speciale preghiera: Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. Luca 23,34. E il centurione di lì a poco saprà. Quest'uomo conosce vagamente la questione per cui i passanti insultano il giustiziato. Di certo non conosce le scritture, non ha precedenti teologici, è digiuno di tutto. Forse ha visto Gesù per la prima volta nella mattinata. Senza dubbio ha assistito ai ripetuti tentativi fatti dal governatore per liberare l'accusato, proclamato innocente. Ai suoi occhi Gesù è un malfattore allo stato puro fra i casi.
colpevole soltanto perché ora si trova nelle sue mani, in croce. Ma negli occhi di questo soldato deve trovarsi quel niente che i mistici futuri spasimeranno di raggiungere invano. Egli è un uomo che nasce sul Calvario, ha solo gli occhi per capire qualcosa, gli stava di fronte, dice il Vangelo. Egli può contemplare con agio la gloria del nome nella condizione di assoluta gratuità in cui il disegno del Padre aveva posto il servo ubbidiente, la quale è un comprensibile non senso, stoltezza, dice San Paolo. Narra Marco, Gesù, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione, che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio, Marco 15,37.39. Tenendo conto della confessione resa, dovremmo dedurne che questo sia il punto migliore per vedere ciò che avviene sul Calvario in quell'ora. Ci ha sempre incuriosito il fatto che sul Golgota rendano testimonianza, con opposti giudizi, soltanto tre tipi di persone: i passanti, che rappresentano il collettivo del giudaismo prevenuto dalle conoscenze bibliche, Gesù, cioè la coscienza personale del nome, indi il centurione pagano, a cui il Vangelo riserva la gloria di questa confessione. Come mai gli evangelisti, quasi per intesa comune, non riferiscono parole della Vergine Maria o del discepolo prediletto, in testimonianza del crocifisso? È certo che il gruppetto degli intimi presso la croce vive il mistero di Dio nella fede che contempla in silenzio. La testimonianza che rendono è data dalla fedeltà della loro presenza, ma non è una proclamazione. O è questa la più alta proclamazione? Molti dubitano che la confessione della natura celeste del crocifisso da parte del centurione possa contenere il significato che la Chiesa vi riconosce. Ci sembra però un'osservazione priva di peso, per il fatto stesso che l'Evangelista Marco l'adduce come testimonianza suprema fra le voci degli astanti. Se poi quel riconoscimento avesse avuto un senso lontanamente paganeggiante, un figlio di Dio, egli l'avrebbe senz'altro omessa. L'Evangelista in tutta la narrazione non dimostra intenzione alcuna di raccattare testimonianze apologetiche in favore del Cristo, cosa che risulta evidente dalla correlazione che egli stabilisce tra la proclamazione e la morte del crocifisso, la quale per un soldato doveva essere il migliore argomento per non uscire in un tal discorso. Ma qui, come al cenacolo il giorno di Pentecoste, lo spirito effuso dal crocifisso rese lo spirito. Giovanni 19,30. Investe l'uomo della testimonianza. Egli deve parlare. Sarà stato anche colpito dal contegno del crocifisso centrale, ne aveva udito le inconsuete parole. Quel che proclama è però collegato con la sola morte. Vistolo morire in quel modo. Marco 15,39. Altri hanno ipotizzato che il forte grido del crocifisso sull'ultimo respiro abbia potuto incutere un terrore sacro al soldato, ma son cose da non pensarsi nemmeno sul conto d'un ufficiale romano, il quale conseguiva i gradi sul campo, dove si muore urlando. D'altronde nessuno potrebbe riconoscere un essere divino nell'atto per cui ogni uomo non è che una povera infamia. Pur volendo razionalizzare molto, non si ricorra per carità ai culti mitologici del tempo, come quello di Mitra fra gli altri, i quali si valevano di liturgie per appropriarsi di un mito. Qui è in causa un'esecuzione giudiziaria in tutta regola. Confrontiamo invece la confessione fatta da questo Assiro, che già irritava Giona, con i pensieri del crocifisso, con le estreme parole da lui dette sulla croce, e particolarmente con quella che tutti riteniamo la più sconvolgente: Dio mio, perché mi hai abbandonato?